Ciao a tutti, benvenuti su Cosmetech Academy. Sono Luisanna, cosmetologa formulatrice e docente di Cosmetech Academy. Oggi vi porto nel mio laboratorio per mostrarvi qualcosa che ogni volta che succede mi fa ancora emozionare. Prepareremo insieme un siero all'acido salicilico al 2%, ma non è la ricetta che mi interessa condividere con voi. In realtà è quello che succede ad un certo punto della preparazione. Quel momento in cui la chimica diventa visibile davanti ai vostri occhi, quasi magica. La prima volta che l'ho visto, vi confesso, mi sono detta: oddio, cosa ho combinato questa volta? Il mio gel perfetto, trasparente, bellissimo, è diventato torbido, lattiginoso, sembrava un'emulsione impazzita, sembrava che avessi sbagliato tutto. Ma poi ho capito che stavo assistendo a qualcosa di davvero bellissimo. La chimica che accade, le molecole che si riorganizzano, il pH che orchestra una danza perfetta. E quando ho aggiunto qualche goccia della mia base di trietanolamina, che poi vedremo, guardate, è tornato trasparente in pochi secondi, come per magia. Ma appunto non è magia, è chimica, e oggi la vedremo accadere insieme e capirete esattamente perché succede. Faremo un viaggio insieme. Capiremo perché l'acido salicilico è così diverso dagli altri acidi, perché il pH è tutto, non solo importante, ma appunto tutto, e come scegliere gli ingredienti giusti. E soprattutto cosa succede quando quel gel diventa torbido e poi torna nuovamente trasparente. Se apprezzate questo tipo di contenuti dove la tecnica incontra la passione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Vi aspetta un nuovo viaggio nella formulazione professionale. Bene, allora iniziamo questa nuova avventura. Prima di iniziare a formulare voglio presentarvi il protagonista di oggi, l'acido salicilico. Molti lo chiamano BH, beta-idrossiacido, e lo confondono con gli alfa-idrossiacidi come l'acido glicolico, ma sono due mondi completamente diversi. Gli alfa-idrossiacidi infatti amano l'acqua, sono idrosolubili, stanno in superficie e sfoliano delicatamente. L'acido salicilico lo definirei un solitario, è liposolubile, non si accontenta della superficie, penetra nei pori, scioglie il sebo, va in profondità. Per questo è re indiscusso dell'acne, dei pori dilatati, dei punti neri. Ma qui viene il punto cruciale, e questo è quello che fa la differenza tra un prodotto che funziona e uno che è solo acqua profumata. L'acido salicilico funziona solo se formulato al pH giusto. Vedete, l'acido salicilico ha una doppia anima, può esistere in due forme. La forma acida, neutra, lipofila, quella che penetra nella pelle e fa il lavoro duro, e la forma ionizzata, carica negativamente, quella che resta in superficie. E cosa decide quale forma prende? Il pH. Il suo numero magico è 2,97, è il suo pKa, è come il suo punto di equilibrio emotivo. Cosa significa? Che a pH molto basso, sotto i 3, è troppo chiuso in sé, troppo introverso, riottoso dell'acqua, infatti non si scioglie bene nell'acqua. A pH alto, sopra 4, si apre troppo, si ionizza, ama troppo l'acqua e diventa molto solubile in essa, ma perde la capacità di penetrare. Ma a pH tra 3 e 4 è lì che trova il suo equilibrio, è solubile abbastanza per stare nel prodotto, ma attivo abbastanza da fare il suo lavoro sulla pelle. Guardate questo, la finestra di efficacia è stretta, pH 3-4, fuori da questa finestra o precipita o non funziona.
E oggi, mentre formuliamo, vedrete esattamente cosa succede quando usciamo da questa finestra e come rientriamo. Questo è quello che amo della formulazione. Non stiamo solo mescolando ingredienti, stiamo orchestrando equilibri chimici delicatissimi. Ok, quindi vogliamo fare un siero in gel al 2% di acido salicilico. Io mi manterrei tra pH 3.5 e massimo 3.6, quindi suona semplice, no? Ed ecco la sfida. Iniziamo a ragionare dal gelificante. Il gelificante più comune in cosmesi è il Carbopol, lo conoscete tutti, ma c'è un problema enorme. Il Carbopol gelifica a pH alti, 5, 7, ha bisogno di essere neutralizzato, reso basico per formare il gel. Ma noi abbiamo sottolineato più volte che dobbiamo stare tra pH 3 e 4 per l'acido salicilico. Vedete il dilemma? Se neutralizzo il Carbopol per farlo gelificare, alzo il pH e l'acido salicilico smette di funzionare. Se non lo neutralizzo, rimane fluido come acqua. È un vicolo cieco. La prima volta che ho dovuto formulare un acido a pH basso, ho pensato: e adesso cosa faccio? Poi, studiando l'aerologia e la chimica dei gelificanti, ho apprezzato tanti gelificanti pH indipendenti, ossia che fanno il loro lavoro indipendentemente dal numero di pH, tra cui il più semplice è l'idrossietilcellulosa. Questo piccolo polimero può essere in questo caso il nostro salvatore, perché gelifica a qualsiasi pH, non ha bisogno di neutralizzazione, non gli importa se sia acido o basico, lui fa il suo lavoro sempre. È come quel compagno di squadra affidabile che funziona sempre, in qualsiasi condizione. Per questo oggi useremo l'idrossietilcellulosa, è la scelta perfetta per formulazioni acide. E questo è altrettanto fondamentale. Andiamo avanti. Se vi dicessi propylenglicol, sì, l'acido salicilico è liposolubile, ricordate? Se lo mettete direttamente in acqua fa molti capricci, non si scioglie ma precipita. Ma nel propylenglicol si scioglie perfettamente come burro caldo. Questi sono i piccoli segreti che fanno la differenza tra mescolo ingredienti e formulo professionalmente. Ora, prepariamolo insieme. Ecco tutto quello che useremo oggi, ve li presento uno per uno. Per la base acquosa che prepareremo a caldo, acqua demineralizzata a 81,5%, la nostra tela bianca, idrossietilcellulosa 1,2%, il gelificante magico, glicerina 3%, morbidezza e idratazione. Poi, quando raffredderemo, GLDA 0,2%, il nostro chelante biodegradabile, conservante 1%, fenoxietanol e etil esilglicerin. Per la soluzione attiva separata, propylenglicol 10%, il solubilizzante, e acido salicilico 2%, il nostro protagonista. E per il finale trietanolamina, qualche goccia per alzare il pH a 3.5, massimo 3.6. Questi sono i rapporti percentuali. Nel video vedrete che ho preparato un batch più grande del classico 100 grammi. Perché? Perché il turbo emulsore, lo strumento professionale che utilizzo, ha bisogno di una quantità minima per poter lavorare bene. Ma i rapporti sono questi, potete scalarli alla quantità che volete preparare. Quindi la strategia è questa: prepareremo tutta la base acquosa, la raffredderemo, aggiungeremo conservante e chelante a freddo perché il calore li degraderebbe, e poi arriverà il momento magico. Aggiungeremo quindi la soluzione di acido salicilico e pronti? Iniziamo!
Ho già pesato tutto con precisione. In formulazione la precisione non è pedanteria, è rispetto per la chimica. Quindi step 1. Acqua demineralizzata, cristallina. La porto a 50 gradi centigradi. L'idrossitilcellulosa si idrata molto più velocemente in acqua tiepida. Spesso tratto gli ingredienti cosmetici come le persone, perché anche loro hanno un determinato carattere, una determinata personalità. In questo caso l'idrossitilcellulosa ha bisogno di un po' di calore per aprirsi. Perfetto, 50 gradi. Ora l'idrossitilcellulosa in acqua tiepida si idrata rapidamente senza bisogno di dispersione. La verso lentamente sulla superficie facendo piovere i granelli e turboemulsore a bassa velocità. Vedete, l'acqua a 50 gradi centigradi fa il suo lavoro, l'idrossitilcellulosa si idrata velocemente senza grumi. Guardate, in pochi minuti si sta già idratando perfettamente. L'acqua tiepida accelera tutto il processo. Ecco fatto, gel trasparente perfettamente idratato. Ora aggiungo la glicerina, l'aggiungo all'idrossitilcellulosa già idratata per migliorare la texture finale del gel. Omogenizzo bene per distribuire uniformemente. Guardate, sta gelificando completamente, bellissimo, senza neutralizzazione, senza drammi. L'idrossitilcellulosa fa semplicemente il suo lavoro. Ecco quindi gel trasparente omogeneo, il primo passo è fatto. Ora viene una parte che molti sottovalutano, il raffreddamento. Lascio scendere la temperatura a circa 40 gradi centigradi prima di aggiungere conservante e chelante. Perché? Perché il calore li degraderebbe. I conservanti sono sensibili, vanno trattati con molta delicatezza. Mentre aspetto vi racconto una cosa. All'inizio della mia carriera aggiungevo tutto a caldo pensando così si mescola meglio. Poi ho imparato, a volte nel modo difficile, a mie spese, che ogni ingrediente ha la sua temperatura ideale. E la formulazione non è solo chimica, è anche empatia con le molecole che si trattano. Perfetto, 40 gradi, ora posso procedere. Quindi aggiungo il chelante GLDA 0,2%, il nostro chelante biodegradabile appunto, agito delicatamente con turboemulsore e poi successivamente conservante all'1% a temperatura sicura. Distribuisco bene tutto quanto e guardate, base perfetta, trasparente come cristallo, ha tutto tranne il principale protagonista, l'acido salicilico. Ora la lascio scendere a temperatura ambiente circa 25-30 gradi centigradi, mentre la base raffredda preparo la parte più importante, la soluzione di acido salicilico. Quindi propilene glicol, acido salicilico in polvere, polvere bianca cristallina, sembra zucchero. Mescolo e guardate, si scioglie come magia, in pochi secondi soluzione perfettamente trasparente. Questa è la potenza del propylene glycol, l'acido salicilico che in acqua farebbe molti capricci, qui si scioglie perfettamente. Base a 30 gradi centigradi, perfetto, quindi tutto è pronto. E ora il momento che vi promettevo dall'inizio. Guardate bene questo gel, è praticamente perfetto, trasparente, cristallino. Ha tutto, acqua, gelificante, glicerina, conservante, chelante. Tutto tranne il protagonista, l'acido salicilico. Sto per aggiungere la soluzione di acido salicilico e succederà qualcosa che la prima volta mi ha fatto davvero preoccupare. Ma ora so cosa aspettarmi e voi tra pochissimi secondi lo vedrete con i vostri occhi. Quindi state molto attenti. Vedete? È diventato torbido, lattiginoso, sembra un'emulsione. Guardate bene, è come se avesse perso la sua anima trasparente. Sembra che ci siano delle microparticelle in sospensione.
La prima volta che mi è successo, per un attimo ho pensato: ho sbagliato qualcosa, cos'è andato storto? Ma poi ho misurato il pH e guardate, 2.5. Il pH è crollato a 2.5 e qui è dove la chimica diventa affascinante. Lasciate che vi spieghi cosa sta succedendo in questo momento, in questo becher. La soluzione di acido salicilico in propilenglicol è molto acida. Quando l'ho versata nel gel, il pH è crollato a 2.5 e a pH 2.5 l'acido salicilico ha un problema di personalità. Ricordate? Il suo pKa è circa 3. A pH 2.5 sotto il pKa è prevalentemente in forma non ionizzata, circa 76% in forma acida, neutra, chiusa, lipofila, e in questa forma non si scioglie perfettamente in acqua, è troppo idrofoba. Quindi cosa fa? Si raggruppa, piccoli gruppetti di molecole che stanno insieme perché non riescono a mescolarsi con l'acqua del gel, hanno paura. Non è un vero precipitato solido, non cade sul fondo, ma non è neanche una soluzione limpida. È una dispersione colloidale, purtroppo instabile, ed è visivamente torbida, quasi lattiginosa. Quindi troppo acido significa troppo introverso, significa non si scioglie, significa torbidità. Vedete, la chimica ha una sua logica emotiva. Ma ora arriva la parte bella, quella che mi fa ancora emozionare. Sistemiamo tutto con qualche goccia della nostra base, la trietanolamina. La trietanolamina è una base, quindi alzerà il pH dal 2.5 attuale, andremo verso il 3.6 e quando arriviamo a pH 3.6 vedrete attraverso le foto come cambia davvero tutto. Ora aggiungerò la trietanolamina goccia a goccia per alzare il pH. Ho scattato foto ad ogni misurazione del pH per documentare esattamente cosa succede e quello che vedrete attraverso queste immagini è decisamente straordinario. Partiamo da qui, pH 2.5, gel completamente opaco, lattiginoso, l'acido salicilico non riesce a sciogliersi perfettamente come abbiamo visto e detto prima. Aggiungo trietanolamina, goccia a goccia. pH 3.0, esattamente al pKa dell'acido salicilico. Guardate, il gel è a metà strada, non più completamente opaco ma non ancora trasparente, diciamo che è nella fase di transizione. Questo è il momento magico, siamo esattamente al punto di equilibrio dove metà delle molecole sono ionizzate e metà no. 50 e 50, il punto di svolta. Continuo ad aggiungere trietanolamina e poi pH 3.6, completamente trasparente, cristallino come vetro liquido. Guardate questa progressione perfetta, non è casuale, non è magia. Da pH 2.5 opaca a pH 3.0 semi-trasparente a pH 3.6 perfettamente trasparente. Ogni fase è a un punto preciso sulla curva di ionizzazione dell'acido salicilico, la chimica che si manifesta visivamente. Queste foto raccontano perfettamente la storia, il viaggio delle molecole dall'aggregazione all'equilibrio perfetto. Ma cosa è successo veramente tra pH 2.5 e pH 3.6? Perché quella torbidità è sparita? Accomodatevi, perché questa è la parte più bella. Quello che avete appena visto non è magia, è chimica pura ed è bellissimo. Lasciate che vi racconti la storia delle molecole nel nostro becher. Quando ho aggiunto la soluzione di acido salicilico, il pH è crollato a 2.5, molto acido, e l'acido salicilico con il suo pKa di circa 3 a pH 2.5 si trova sotto il suo punto di equilibrio. Pensatelo come una persona introversa in una situazione non confortevole, si chiude, non si apre completamente.
A pH 2.5 circa il 76% delle molecole di acido salicilico sono in forma non ionizzata, neutra, lipofila. Ricordate? L'ho spiegato già prima, quindi solo il 24% ionizzato. E con così tanta forma non ionizzata in un ambiente acquoso come il nostro gel abbiamo un problema: la solubilità non è ottimale. L'acido salicilico prevalentemente non ionizzato tende ad aggregarsi, si raggruppa in microcristalli, in microaggregati, non precipita completamente, non cade sul fondo perché lo aiuta il propylene glycol, ma nemmeno si scioglie perfettamente, non ha quella giusta affinità con l'acqua, è in uno stato instabile. E questo stato appare ai nostri occhi come quella torbidità lattiginosa che avete visto nelle foto. Poi ho aggiunto la tretanolamina, goccia dopo goccia. La tretanolamina è una base, quindi come abbiamo detto alza il pH lentamente, dal 2.5 siamo saliti attraverso il 3 fino al 3.6 e a pH 3.6 succede la magia dell'equilibrio. Siamo leggermente sopra il pKa dell'acido salicilico e usando l'equazione di Anderson-Hasselbalch, quella che descrive come gli acidi si comportano a diversi pH, possiamo calcolare esattamente cosa succede. Infatti, a pH 3.6 circa l'80% delle molecole sono in forma ionizzata, carica negativa, con quel COO-, circa il 20% delle molecole sono in forma non ionizzata, neutra, quindi completamente un COOH. Vedete? A questo pH l'acido salicilico trova il suo equilibrio perfetto. L'80% si ionizza, prende carica negativa e questa forma è molto solubile in acqua, si mescola perfettamente, si distribuisce uniformemente. Il 20% rimane neutro e questa è la forma che penetrerà nella pelle, quella efficace come esfoliante. È, come vedete, un equilibrio perfetto, abbastanza ionizzato, 80%, per rimanere stabile e trasparente nel nostro gel acquoso, abbastanza non ionizzato, il 20%, per fare il suo lavoro sulla pelle. I microaggregati si dissolvono, le molecole si distribuiscono uniformemente e il sistema trova la sua pace. E visivamente torna la trasparenza. Guardate questa curva, è la solubilità dell'acido salicilico in funzione del pH. A pH molto basso, 1.5, 2, 2.5, troppo poco ionizzato, solubilità ridotta, quindi forma aggregati, torbidità, come appunto abbiamo visto sperimentalmente. A pH ottimale tra 3 e 4, equilibrio perfetto, buona stabilità, buona solubilità e massima efficacia. A pH alto 5, 6, 7, troppo ionizzato, solubilissimo, perde la capacità di penetrare nella pelle, diventa inefficace. pH 3.6 è esattamente il picco di questa curva, il punto dove tutto funziona. E c'è un'altra cosa bellissima che volevo condividere con voi. Quando applicate questo siero sulla pelle che ha pH intorno a 5.5, la nostra pelle, il pH locale si abbassa, l'equilibrio si sposta, la percentuale di forma non ionizzata aumenta. È come se il prodotto si attivasse sulla pelle. Questo è quello che intendo quando dico che formulare non è solo mescolare ingredienti, è capire equilibri, è orchestrare danze molecolari, è sapere che ogni pH racconta una storia diversa. E quando vedete fenomeni come questo, il gel che diventa torbido a pH 2.5, passa per il punto di equilibrio a pH 3 e poi torna trasparente a pH 3.6, non è casualità, è chimica che accade secondo leggi precise, eleganti, bellissime, e ogni volta che lo vedo mi ricorda perché amo questo lavoro, perché in quel becker, in quei pochi secondi, ho visto molecole che trovano il loro equilibrio, ho visto la chimica che diventa visibile e questo non smette mai di emozionarmi.
Sapete qual è la lezione più importante di oggi? Non è la ricetta, non è nemmeno la chimica dell'acido salicilico, anche se quella è decisamente affascinante. La lezione è questa: con gli acidi non basta essere semplicemente acidi, bisogna essere acidi al punto giusto. Troppo basso, le molecole si chiudono troppo, formano aggregati, torbidità. Troppo alto, le molecole si aprono troppo, perdono di efficacia. Al punto giusto, equilibrio, trasparenza, efficacia. E questo vale per tutto nella formulazione e direi forse anche nella vita, no? Siete d'accordo? Gli equilibri sono delicati, richiedono comprensione, richiedono empatia. Se volete replicare questa formula, ecco cosa vi serve sapere a questo punto. Quindi, cosa fare se il gel rimane torbido? Prima di tutto verificate di aver sciolto completamente l'acido salicilico nel propilenglicol prima di aggiungerlo. Controllate il pH con precisione, deve essere tra 3,5 e 4. Lasciate riposare 24 ore, a volte si schiarisce da solo nel tempo. E se usate acido salicilico di qualità scarsa può contenere impurità che causano una torbidità permanente. Ci sono delle varianti che potete esplorare e aggiungere, ad esempio allantoina 0,2-0,5%, lenitiva, riduce l'irritazione possibile, il pantenolo 1-2%, un idratante calmante, oppure estratti calmanti, appunto camomilla, centella, bisabololo. Ma ricordate, questo è un siero esfoliante. L'acido salicilico è il protagonista. Gli attivi sono il coro, non solisti. Vi do qualche dritta per la conservazione. Io preferisco gli airless per massima stabilità. Quindi airless, shelf life 6 mesi dopo apertura, pH controllato e stabilità garantita. E per l'etichetta ecco una slide con l'inci dove c'è appunto acqua, propilenglicol, glicerina, salicylic acid, idrossietilcellulose, fenoxietanol, etilexilglycerin, tetrasodium glutammate diacetate, il nostro chelante GLDA, trietanolamina, la nostra base alcalinizzante. Per le avvertenze obbligatorie bisogna scrivere sempre contiene acido salicilico, evitare il contatto con gli occhi, non applicare su cute irritata, usare una protezione solare durante il trattamento. Ed eccolo, il nostro siero all'acido salicilico al 2% pH 3,6, perfettamente trasparente. Ma più di un siero, oggi abbiamo fatto un viaggio. Abbiamo visto la chimica cadere, abbiamo visto molecole che si aggregano e poi si distribuiscono. Abbiamo visto il pH orchestrare una danza perfetta e soprattutto abbiamo capito il perché. Sapete cosa mi piace di più della formulazione? Sicuramente creare i prodotti, ma soprattutto capire cosa succede. Vedere la logica dietro ogni fenomeno, scoprire che quello che sembra un errore, il gel torbido ad esempio, è in realtà una tappa importante del viaggio. E quando capisci la chimica non hai più paura, sai cosa aspettarti, sai come intervenire. Diventi un direttore di orchestra delle molecole. Questo è l'approccio di Cosmetech Academy. Non vi diamo solo ricette da copiare, vi insegniamo a capire quello che state facendo. Perché quando capite la chimica potete creare, potete innovare, potete risolvere i problemi, potete vedere la bellezza in un gel che torna di nuovo trasparente. Se questo tipo di contenuto vi appassiona, dove la tecnica incontra l'emozione, dove la chimica diventa storia, vi invito a fare 3 cose facilissime. La prima, lasciate un like se avete apprezzato questo viaggio. La seconda, iscrivetevi al canale se volete altri viaggi nella formulazione professionale come questi. E la terza, scrivetemi nei commenti, avete domande, avete provato a formulare, cosa vi ha emozionato di più?
E se volete approfondire, se volete imparare a formulare con consapevolezza, non solo a seguire ricette, vi aspetto su cosmetechacademy.com. Il link lo trovate anche qui sotto in descrizione. Abbiamo corsi completi dove ogni formula diventa un viaggio di scoperta. Grazie di essere stati con me oggi, grazie di aver condiviso questa emozione. Ci vediamo nel prossimo video e nel prossimo viaggio nella chimica della bellezza. Ciao da Luisanna.